ci sono cascato di nuovo. Ciao amici di Access2Games, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, questa è una nuova rubrica dal titolo Nuovi acquisti, in cui appunto vi parlerò dei miei nuovi acquisti di roba interessante in attesa che mi arrivi a casa. Quindi intanto vi spiego cosa ho comprato, perché è interessante, almeno perché secondo me è interessante e perché secondo me potrebbe interessare anche a voi. Oggi ragazzi ho appena acquistato a circa 150 euro un Absan F22. Ok, ora qualcuno di voi dirà: Michele, ma hai qualche problema di autolesionismo dopo l'Absanzino? Ti ripeti con Absan? Sì ragazzi, in fin dei conti Absan è stato uno dei miei marchi, e ancora uno dei miei marchi preferiti per quanto riguarda i droni e non solo, quindi ho voluto dare ancora fiducia ad Absan nonostante lo Zino non si sappia ancora che fine abbia fatto. Ma ok, confidando che quello dello Zino sia un semplice ritardo di produzione, oggi vi parlerò dell'Absan F22. Si tratta di un nuovo drone. Non è proprio un drone, ma lo capirete tra poco, rilasciato in concomitanza con l'Absan Zino, che però è passato in secondo piano perché appunto lo Zino ha canalizzato la maggior parte delle attenzioni del pubblico. Si tratta innanzitutto di un drone aereo. Non so se avete presente il Parrot Disco, un aereo radiocomandato con alcune funzionalità da drone che io amo davvero tanto, ma non ho mai potuto comprare, anche perché credo sia uscito di produzione. Questo Absan F22 è qualcosa di davvero molto simile. È un aereo, un caccia, un F22, non so se esiste davvero, comunque è la sigla di un caccia, dotato di un motore brushless centrale e il resto è quasi tutto polistirolo, molto leggero e non si corrono rischi di fare danni particolarmente gravi. E la cosa davvero interessante è che si tratta di un aereo dotato di barometro per il controllo d'altezza automatico, esattamente come funziona su un drone, e anche il GPS per mantenere la posizione in aria e per effettuare il ritorno a casa automatico in caso di perdita di segnale. Ora voi vi chiederete: Michele, ma come fa un aereo a mantenere la posizione, a mantenere l'altezza? È molto semplice ragazzi. Infatti, se il barometro, come su qualsiasi drone, ci permetterà di mantenere l'altezza, l'altitudine costante, il GPS ci permetterà di mantenere invece la posizione. Quando noi andremo a lasciare lo stick del gas, invece di andare alla deriva sulle ali del vento come qualsiasi aereo radiocomandato, l'F22, almeno da quello che è stato scritto da Absan, inizierà a girare in un piccolo cerchio nella posizione in cui lo abbiamo lasciato, almeno fino a quando non andremo poi a riprendere i comandi dell'aereo drone. Quindi una caratteristica davvero fantastica per chi vuole avvicinarsi agli aerei radiocomandati, perché ragazzi, credetemi, guidare un aereo radiocomandato totalmente manuale è difficilissimo, non c'è niente di paragonabile a un drone. Un drone praticamente sta in aria da solo, a parte i racing, ma quelli sono una categoria a parte. Sono molto divertenti gli aerei, però bisogna saperli utilizzare bene, e questo F22 secondo me è una buona via di mezzo tra un drone e un aereo. Non è un aereo puro, ma non è nemmeno un drone puro. Altre caratteristiche interessanti sono il decollo e l'atterraggio automatico, una situazione sempre molto problematica per quanto riguarda gli aerei radiocomandati, anche se è anche una delle parti più belle del volo. È presente anche una cam, una fotocamera, videocamera, chiamatela come volete, frontale 720p, pensata oltre che per fare foto e video, e non pensate che abbia la stessa qualità di un Mavic Pro, ma è normale, non è questa la destinazione d'uso di questo drone. Questa cam è pensata per l'FPV, infatti può essere associata a qualsiasi display, monitor FPV e occhiale FPV. E ragazzi, credetemi, utilizzare un aereo radiocomandato in prima persona in FPV è un'esperienza davvero molto bella, molto particolare, che consiglio a tutti di provare se non l'avete già fatto. Al momento sono disponibili due versioni dell'Absan F22 e
e trovate i link d'acquisto qui sotto in descrizione. Store di riferimento come sempre Gearbest. Dicevo, i prezzi sono attorno ai 110 euro per la versione base e 150 euro per la versione dotata anche di un display FPV, un monitor FPV proprio di Absan. Per quanto riguarda il radiocomando invece l'F22 utilizza lo stesso sistema radio che avevamo già visto sull'Absan H122D e il radiocomando è questo. Absan non è nuova nel riproporre o riciclare, vedetela come volete, i suoi radiocomandi. Questo comunque è un radiocomando abbastanza buono, ok, un po' plasticoso, però gli stick sono belli grossi, si comanda bene, ci sono pochi tasti, il minimo indispensabile. Inoltre è possibile inserire il monitor FPV qui in questo alloggiamento, quindi un radiocomando che non è nulla di eccezionale, anche vari grilletti sul dorso, penso lo modificheranno leggermente per le funzionalità dell'F22, comunque un buon radiocomando. Concludiamo infine con le dimensioni. Questo aereo è lungo sui 40 cm, meno di mezzo metro, quindi è abbastanza piccolo. Ovviamente non è richiudibile, mentre i lati negativi, leggendo le caratteristiche sul sito ufficiale Absan, sono essenzialmente due. Innanzitutto l'autonomia è di appena 8-10 minuti ed è abbastanza strano perché è dotato di un solo motore brushless, quindi avrei immaginato che l'autonomia fosse molto più elevata. Invece il range di controllo è di appena 300 metri. Ok, 300 metri sono più che sufficienti per divertirsi. In Italia il limite legale è 200 metri, lo sapete bene, però utilizzando un sistema a radiofrequenza a 2.4 GHz, lo stesso dell'Absan H501S, pensavo che andasse leggermente più lontano. Per fortuna è dotato di ritorno a casa automatico in caso di perdita di segnale, quindi anche se lo facciamo allontanare un po' troppo per sbaglio, e con gli aerei succede abbastanza spesso, l'F22 dovrebbe tornare al punto di decollo automaticamente, o almeno spero. Una cosa strana ragazzi, questo F22 che questa volta ho comprato da Gearbest, invece per lo Zino avevo tradito lo store cinese in favore del sito ufficiale Absan, e forse è stato il mio più grande errore. Dicevo, l'F22 è stato ordinato ieri ed oggi è stato già spedito da Gearbest, quindi dovrebbe arrivarmi entro fine mese, inizio dicembre, per la recensione completa. Ragazzi, aspettate, dimenticavo, in descrizione video trovate i link per acquistare questo prodotto e i link per entrare nel mio canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, entrate numerosi. Inoltre, se volete supportare questo canale non fate mancare un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Questo è tutto, alla prossima, sempre qui su Addicts to Games. Ciao ragazzi! Dove ho la testa oggi?